foto di New York questa, il soffione. Si vede in tutti i film. Anni fa circa sono venuta qui a New York a partecipare alla maratona e in quell'occasione qualcuno mi ha presentato Zaccaria Sitchin e mi ha detto vale la pena di fare un'intervista. E io l'ho intervistato e lui mi ha detto delle cose incredibili che poi mi hanno colpito e ho incominciato a guardare le storie archeologiche del mondo in un certo modo. E se fossero stati gli Anunnaki ad averci colonizzato in qualche modo e ad averci fatti come siamo, allora vado da lui perché voglio chiedergli delle cose relative agli ultimi viaggi che ho fatto. Sono di nuovo qui a casa di Zaccaria Sitchin. Professore, allora lei mi ha rovinato perché ho trovato tantissimi riferimenti di quello che lei scrive. Riferimenti che legano diversi luoghi del mondo alla cultura sumera, sviluppatasi 6.000 anni fa. Their civilization was the first to have writing. Because of the writing on statues, on cylinder seals that are rolled, on tablets, on other monuments, we can determine exactly what they knew and especially who gave them the civilization. So the writing makes all the difference. E grazie alla scrittura i Sumeri sono riusciti a fare giungere fino ai nostri giorni la loro storia. I Sumeri raccontavano di un pianeta Nibiru, di un arrivo degli Anunnaki e di una serie di divinità che avevano certe caratteristiche e che hanno agito sull'uomo. In questo libro lui interpreta gli antichi libri dei Sumeri e ricostruisce la storia di questo dio Enki, che era un dio sumero che viene sulla Terra come inviato, diciamo, del suo pianeta e che agisce sulla Terra e che alla fine addirittura riesce a creare con un'operazione sul DNA appunto l'uomo. E il DNA è la nuova traccia che va seguita per trovare i legami che uniscono civiltà lontanissime tra loro. Per questo vado in Perù, al seguito di una spedizione scientifica molto seria organizzata dal professor Pettener, bioantropologo genetista dell'Università di Bologna, alla ricerca delle origini genetiche del popolo andino. Ma a proposito di DNA e di popoli e di spostamenti di popoli da un luogo all'altro, in tempi lontanissimi, la ricerca sul DNA ci serve moltissimo, vero professore? Certo. Quindi Pettener sei qui per cercare campioni di DNA degli Uros. Gli Uros, la misteriosa popolazione che vive sulle isole flottanti del Titicaca. Una delle popolazioni più misteriose di tutto il Sud America. E se scopriamo qualcosa di misterioso? Diventiamo famosi. Dai, vai! E arrivati a Lima, il professore mi porta subito al museo archeologico. Siamo al Museo Archeologico di Lima, dove le antiche popolazioni precolombiane che hanno abitato questi luoghi ancora ci guardano. Sembra una biblioteca tridimensionale. Che è come passeggiare in mezzo alle popolazioni di allora. Guardate per esempio questo, un uomo con le caratteristiche dell'uomo andino, quest'altro con caratteristiche diverse, con pittura facciale, e l'altro senza un occhio, un africano, asiatici. ognuno con la sua caratteristica sia di popolazione, quindi scritta nel viso, e con il proprio DNA scritto in faccia. È incredibile questa varietà antropologica prima della scoperta delle Americhe. È un mistero. Quanto antichi erano e da quanto tempo erano qui in America Latina? Ormai sappiamo che l'uomo in America Latina è molto più antico di quello che si dice. 50, 100.000 anni. E chi erano allora? Chi erano? E da dove erano arrivati? La storia è molto più antica di quello che si dice. Per capire come mai da tempi remoti l'uomo è arrivato fino qui, bisogna andare sulle Ande, un luogo inospitale a 4.000 metri di quota, dove però, da sempre, si possono estrarre materie prime.
oro, argento, rame e stagno, gli stessi minerali ricercati dai conquistadores. Ma prima di ripartire visitiamo Lima e la sua Plaza de Armas, fondata da Pizarro nel 1535 per esportare dal Perù oro e altri metalli per la corona spagnola. La storia della conquista è la storia della ricerca dell'oro e dell'Eldorado. Pizarro stesso cercava partendo dalla Spagna? L'Eldorado, cioè il posto dove c'era l'oro. Prima di arrivare qui era sbarcato a Panama. Lo chiedi a Panama, dalle parti di Panama, e gli dicono? E gli indigeni dicono, No, questo cosa gli Eldorado dicono? famoso, dice, Vediamo. è il Piru. Piru! Perù! Era questa la terra che sapevano tutti essere l'Eldorado. E quindi Pizarro inizia questa avventura. Questa ricerca di questo Piru. E da lì viene il nome Perù. Conosce la leggenda che parla di Viracocha, il dio bianco con la barba che deve ritornare. Quindi questi spagnoli che arrivano con barba dal grande lago dell'Atlantico, a cavallo, con fucili. Erano il ritorno del dio. Potevano contare anche su un effetto del ritorno del dio. Il dio Viracocha è tornato. Insomma, la conquista dell'America non è stata casuale, è stata scientificamente preparata per un urgente bisogno dell'Europa di oro e di materie prime che erano e sono dove? Sulle Ande, dove andiamo noi. Ma non solo i conquistadores e gli antichi cercavano l'oro. I primi tra tutti sono stati gli Anunnaki. Anunnaki means Anunnaki significa quelli che dal paradiso arrivarono sulla terra. what does it mean? Cosa significa dal paradiso? Deve essere da un posto reale. From a planet called Nibiru. I Sumeri dicevano che era il pianeta chiamato Nibiru. Here I saw In questa famosa tavoletta sumera there's the sun, there's the moon. abbiamo la rappresentazione dei pianeti del Sistema Solare, quelli che conosciamo Plus one more. più uno, Nibiru. Questa storia è raccontata negli antichi testi sumeri che Sitchin ha tradotto. Nel suo libro, Il libro perduto di Enki, ha analizzato assieme una serie di libri antichi che secondo lui raccontano la storia degli Anunnaki, cioè dei visitatori che vivono in un altro pianeta, che vengono 400.000 anni fa, scendono sulla Terra e incominciano ad agire sulla Terra per estrarre l'oro che serve per il loro pianeta. La storia degli Anunnaki è una storia che poi si incrocia con la storia dell'uomo quando a un certo punto loro che scavano nelle miniere si ribellano all'idea di dover fare questo lavoro e allora il loro capo, Enki, che è capace di manipolare il DNA, interviene sul DNA dell'Homo erectus e crea un prototipo di uomo che è l'uomo sapiens, come lavoratore al posto degli Anunnaki. Da Lima partiamo per l'avventura. Adesso veramente l'avventura incomincia, perché andiamo a Ica a vedere un candelabro o tridente molto strano e molto misterioso. Partiamo da Lima diretti sulle Ande. Dovremo costeggiare prima la costa fino a Paracas, Ica e Nazca, il luogo delle famose linee, per poi inerpicarci sulle montagne fino ad Arequipa e da lì arrivare al lago Titicaca. Il viaggio comincia. L'avventura comincia. Che strano paesaggio, deserto e desolato, con ai bordi della strada dei cartelloni pubblicitari che ci ricordano un benessere che qui non c'entra proprio nulla con le invasiones, cioè le baraccopoli, che sono tutti attorno. Scendo ai bordi della strada. Qui tutto attorno alla città è deserto. Ma perché fare una capitale come Lima proprio qui? Prima la capitale era Cusco, poi viene spostata da Pizarro, viene spostata a Lima, perché qui da sempre si può commerciare, si può soprattutto portare via la materia prima che viene da queste montagne, cioè l'oro, l'argento, lo stagno, il rame e tutto questo. E nei tempi antichi da dove si portava via l'oro? Dalla penisola di Paracas, dove stiamo andando. Sono i pellicani! Che bello! Guarda quanti! Stupendo!
La penisola di Paracas forma il porto naturale di Pisco, il più riparato e sicuro di tutta la costa. Paracas, Perù! La cosa più misteriosa di questa penisola è che è segnata sulla famosa mappa di Piri Reis, una mappa precolombiana. Qui troviamo una cosa così strana come il candelabro delle Ande. Andiamo a vedere. Il candelabro non è molto conosciuto ed è un po' nascosto. E là lo vedo. È fatto di sabbia e sale e si conserva per un fenomeno atmosferico. Infatti durante la notte si inumidisce e di giorno si indurisce. Di quest'opera non si sa nulla, ma ci sono 3 teorie. Los corsarios, los piratas. Sì, È stato fatto dai pirati per orientarsi. questo si vede dal mare, avviso ai naviganti. Orientación, para orientarse. Otra teoría habla del general José de San Martín. L'altra Porque teoria è che lo fece José Martín. una logia. Teneva una loggia massonica e la loggia massonica ha questo Tiene su símbolo Ah, que questo es simbolo. igual al candelabro. E la terza teoria? La de los extraterrestres. Ecco, esatto, la teoria degli Però ya está extraterrestri. afuera. Che non ci fa sempre ridere, però alla fine può essere. E come sarebbe questa teoria? Que posiblemente lo hayan hecho para una línea, ¿no? Sì, un oggetto volante che viene e traccia con laser la linea. Eso es una teoría ya muy aparte. Ziu, 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 ziu. Fantascienza, no? Poi... Ma mi viene da pensare una cosa. L'immagine liberata di tutti gli orpelli, nella sua essenza, è un tridente. This is called the candelabra. Sì, lo chiamano candelabro. I show that this is not the candelabra. This was a symbol of the god that in Tiwanaku is depicted as Viracocha. In one hand he held a weapon, and the other hand he had the thunderbolt. Il tridente simbolo del dio Viracocha, il dio delle tempeste e della metallurgia, che qui mise il suo stemma per dichiarare che questo era il suo regno. Proseguo il mio viaggio nel regno di Viracocha per raggiungere Nazca e le sue linee. Sono arrivata alla duna più alta del mondo, 2200 metri, che si chiama Cerro Blanco ed è qui, in Perù. Ho appuntamento qui col professor Pettener e le altre studentesse che ci hanno anticipato al Museo delle Mummie di Ica. Perfetta sincronia. Allora com'erano le mummie? Dei veri extraterrestri, con dei crani alti così deformati, pieni di trapanazioni, pieni di buchi. Dai, non resisto! Devo vederle! Quella è una mano. Le teste allungate, guarda che roba. Pazzesco, veramente. Queste sono le deformazioni craniche più imponenti del mondo. Nessuna altra popolazione, nessun altro popolo è riuscito a produrre delle formazioni così vistose. Guarda questi, guarda che roba. Ma come facevano? Vedi questa? È una culla in cui legavano i bambini e fissavano la testa con delle bende per farle assumere determinate forme. Questo lo facevano prima che si chiudessero le fontanelle, quindi quando il cranio era ancora malleabile, dopodiché nella vita adulta mantenevano questa forma. Ma perché lo facevano? Perché la deformazione cranica era un segno di casta. Esatto. Indicava qualcuno che era oltre l'umano. Oltre l'umano. Infatti, discendenza divina era una moda per essere uguali agli dei che si ritrova però in tutto il mondo, dalla Cina all'Egitto al Perù. Penso a Akhenaton e a Tutankhamon e penso ad Attila che aveva il cranio, anche lui aveva un cranio deformato. Ma io posso dire di più. A Malta ho avuto in mano un cranio lungo ma naturale, non deformato. Adesso andiamo a indagare il mistero di questo cranio unico, lungo, allungato, particolarissimo. Il cranio di un uomo serpente, di una popolazione che ha abitato Malta nei tempi antichi 6.000 anni fa e che forse è stata distrutta da una catastrofe nel 2500 a.C.
Cioè, se tu avessi un pezzo di quel cranio. Potrei dire chi era, che origine genetica aveva, da dove veniva, con chi si era mescolato. Eh sì, la genetica svela i misteri. Se l'avessi saputo te l'avrei preso quando sono andata. Ma noi abbiamo una missione: campionare gli Uros sul lago Titicaca. Ma intanto, lungo la strada, siamo arrivati a Nazca. Siamo a Nazca, guarda, il cartello! Ora che siamo qui, non possiamo non andare a vedere le famosissime e misteriosissime linee di Nazca. Noi adesso siamo sulla nazionale e a destra e a sinistra ci dovrebbero essere le linee che sono state riscoperte negli anni 40, perché poi erano state dimenticate, che però da terra non si vedono. Solo con l'invenzione del volo possiamo vederle dall'alto. Ed è per questo che ho deciso di non perdere l'occasione e di sorvolarle con l'elicottero. È veramente il punto di vista degli dei, che soli potevano goderne lo spettacolo. Stiamo sorvolando il condor, bellissimo! La ragna dove sta? Ah, lì, guarda! Poi ci sono le figure sulle colline che sembrano fumetti, che guardano dritte verso di noi che le stiamo sorvolando. Fino a qui è ciò che vedono tutti, ma io so che c'è di più. Chiedo al pilota di dirigersi a palpa, via dalla piana, verso le colline, sorvolando la Panamericana. È una regione che non viene molto esplorata. Infatti vediamo qui sulla collina due linee che sembrano creare un corridoio d'atterraggio. Poi una freccia. Guarda, guarda Giuseppe, là sopra, là sopra. E là sopra, su una collina che sembra spianata artificialmente, un'enorme pista. Potremmo atterrare praticamente. Più avanti ce n'è un'altra, Veramente una pista messa su una spianata. che finisce su uno strapiombo per permettere il decollo. Sotto c'è un brandello di pianura fertile, poi si parte. Dà l'idea proprio che un aereo possa decollare. Verso dove? Verso le Ande, verso il Titicaca, verso Tiwanaku. Sì, sono queste le vere linee di Nazca. Il ragno, il colibrì, la spirale, la scimmia. Sono scarabocchi, mentre queste immense piste sono il vero mistero. Vorrei sapere da lei, Zaccaria, Cicci, cosa ne pensa? Tiwanaku, Nazca, Bay of Paracas, where also was the place from which they left. Secondo Shiji, naturalmente, queste linee sono legate al passaggio degli Anunnaki sulla Terra. 10,000 BC, 4,000 BC, and when they left from the same place, from Nazca. E ancora più misteriosa è l'unica immagine antropomorfa, chiamata l'astronauta. E anche la più antica. L'ho chiamato così naturalmente perché lo ricorda, perché ha questi due grandi occhioni che sembrano occhiali, una mano alzata, grandi occhi. Con la mano alzata che ci dice di scendere. Su quella pista si potrebbe decollare tranquillamente. Para una avioneta Aereo? è praticabile. E di posti del genere, secondo lo studioso Bruno Severi, sulle Ande ce ne sono molti altri. Ma a che cosa servivano? Una de las teorías de estas líneas es que haya sido contacto con Che ci sono stati degli contatti? Con seres spaziali. Con esseri spaziali o dell'antigüedad. in grado di volare, insomma. Non parliamo di teorie idiote o cose del genere. Ci sgrida il professor Orefici, direttore del museo di Nazca, che conduce qui gli scavi da 25 anni studiando la civiltà che secondo lui ha fatto le figure. Perché? Perché fa delle strisce, delle cose così? A parte che non sono solamente le strisce, abbiamo queste immagini di culto degli antenati che viene espresso sulle pareti inclinate delle montagne. Arriviamo poi alle sentieri sacri che vengono percorsi e arriviamo alle grandi piazzole che contengono un gran numero di persone per le loro cerimonie. Il professore dice che servivano come percorsi per rappresentazioni sacre fatte dalla civiltà Nazca. Le linee in quelle occasioni si animavano e si offre ad accompagnarmi a vedere il sito di Cahuachi. Siamo davanti alla piramide di Cahuachi. Era il luogo nel quale vivevano questi uomini che hanno probabilmente costruito
le linee di Nazca. Cosa sappiamo di loro e da dove venivano? Possibilmente sono di un antico gruppo proto-Aymara che si stabilisce qui già intorno al 500 a.C. Ma se erano Aymara, venivano dal lago Titicaca. Gli Aymara sono soprattutto verso il lago Titicaca, certo, come voi sapete. Dove c'è Tiwanaku, in Bolivia. Ho capito che il professor Orefici è molto prudente, ma secondo le datazioni di Poniatowski, padre dell'archeologia boliviana, Tiwanaku, che esisterebbe da 10.000 anni, potrebbe essere stata la madre di tutte le culture del Perù, anche dei Nazca. Sto camminando sulla piana di Nazca, un posto buono per atterrare e per decollare, per le Ande. Lo stesso viaggio che faremo noi, per Arequipa, per Puno, per il lago Titicaca, per Tiwanaku. Da qui partiva Viracocha quando voleva andare a Tiwanaku, il suo regno sulle Ande.